arbitro, finisce qui con l'ultimo vento, l'ultimo brivido sulla chiusura di Carlos Augusto, ma l'Inter passa anche a Praga. Sparta Praga 0, Inter 1, ancora un gol di Lautaro Martinez che decide questa sfida. 5 gol nelle ultime 7 partite per un capitano in forma clamorosa, decide una partita pesantissima che mette l'Inter ad un passo dal primo obiettivo di questa stagione, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League senza passare dai playoff. È un Inter che quindi in questo momento, siamo in attesa anche degli altri risultati, ma si trova al quarto posto di questo girone unico della Champions League. E la particolarità, Sim, che si ritrova al quarto posto con 8 gol segnati solamente in 7 partite, verrebbe da dire il massimo col minimo sforzo, ma così non è stata, perché anche oggi è stato un Inter che ha affrontato un avversario chiusissimo, attentissimo soprattutto a non prenderle, a protezione dell'area di rigore ad oltranza. Un gol annullato a Denzel Dumfries per un fuorigioco veramente millimetrico di Di Marco e una serie di occasioni sbagliate sotto porta. Non è stata una partita brillantissima, ma in Europa è difficile sempre per tutti quanti. La cosa più importante di tutti, citando Thuram ieri in conferenza stampa, però, è aver vinto. Sì, sicuramente questa è la cosa più importante in assoluto, visto che ci mancano davvero pochissimi, ci mancavano pochissimi punti, adesso ce ne manca in teoria forse solo uno, o comunque siamo con un piede e mezzo agli ottavi nei primi 8 posti, che è un risultato straordinario se ricontiamo come erano i discorsi prima giornata. Sinceramente mi prendo solo questo perché la partita è stata brutta, mi aspettavo che si potesse fare anche qualcosina di più contro un avversario modesto, basta, non so cos'altro ci sia da salvare oggi. Il clean sheet, ok, contro un avversario, ripeto, di livello bassino, e la vittoria. Allora, sono d'accordo in parte, sto leggendo anche la chat. Allora, intanto l'Inter è in piena, diciamo, in linea con quello che ci aspettavamo, secondo me, a livello di punti. Nel senso che forse ti aspettavi di poter fare un punticino col Bayer Leverkusen, magari pensavi di perdere a Manchester e le altre pensavi di poterle vincere. Quindi l'Inter sta facendo un cammino in linea con le aspettative, cosa che nel pre-Simone Inzaghi non accadeva, cioè facevamo dei conteggi verosimili e non li rispettavamo mai in negativo. Quindi già questo secondo me va sempre ricordato. Siamo in questo momento la quarta squadra in Europa, quindi partiamo sempre da questo punto di partenza. Su un campo reso difficile dalle temperature, ci hanno segnalato anche i nostri colleghi presenti allo stadio, oltre al grande freddo, erba alta, campo pesantissimo, contro una squadra anche molto fisica che chiaramente ha cercato di buttarla anche su questo aspetto qua, per cui questo va sempre ricordato. Ma è un Inter, Simo, che ha ricordato tante altre prestazioni dove abbiamo visto una squadra in questo avvio di 2025 stanca, e ancora una volta nel momento di difficoltà fisica dell'Inter a decidere è Lautaro Martinez, quindi ricordiamolo sempre quando poi si dirà Lautaro non segna mai gol pesanti. Ancora una volta vince 1-0 con gol di Lautaro ed è veramente un gol importantissimo. E affronti un avversario che, cioè, io non lo so, Simo, sono sempre di quel parere lì. Fare una buona partita contro un avversario tutto chiuso dietro non è semplice. Cioè, se loro rifiutano di giocare la partita, diventa veramente difficile. La cosa di cui mi posso lamentare è che ancora una volta troppi errori anche proprio di scelta oltre che tecnici negli ultimi metri di campo. Rimane negli occhi ad esempio il grande contropiede di Mkhitaryan nel finale, che poi sbaglia all'ultimo tocco per Thuram, ma lo stesso Thuram, con la partita che poi si è aperta, stasera Thuram ha azzeccato quasi nulla, soprattutto nella zona calda del campo, e quindi è venuta a mancare quella lucidità sotto porta. Detto che all'inizio forse non era molto partita da Thuram, visto che non c'era mai lo spazio per riuscire a farlo sfogare in campo aperto. Potevi riuscire a velocizzare un po' il possesso, diciamo, la costruzione per arrivare di più in porta più velocemente, ma non era semplice con loro che riuscivano sempre a
a richiudersi molto rapidamente, quindi francamente Simo siamo stati anche sfortunati, perché il gol di Dumfries viene annullato per un fuorigioco di 2 centimetri e tu al 63esimo avevi praticamente chiuso la partita. Sì, quello sicuro, in quell'occasione lì, roba veramente di millimetri. Io non ho avuto l'impressione per tutti i 90 minuti che l'Inter avesse mai l'intenzione di alzare il ritmo e di andarsi a prendere questo secondo gol. Lo ha fatto in quel caso, dove è stato annullato per poco, ha cercato di farlo in altri casi senza neanche tirare, ma più per la partita che ha cominciato ad alzare a vedere i ritmi un po' alzarsi, soprattutto grazie a loro che hanno fatto un paio di fiammate senza creare nulla. Però lì secondo me anche il pubblico si è un po' infiammato, anche noi abbiamo un attimino ci siamo accodati in qualche modo, ma non ho mai avuto l'impressione che l'Inter prendesse in mano l'iniziativa per dire ok, adesso vado a fare il secondo e la vado a chiudere. Questa è l'unica cosa che mi dispiace, perché a parte che la differenza reti comunque ha un peso, ok, 3 punti, ok la classifica, però la differenza reti ha un peso e siamo gli unici che di quelle lì di testa l'abbiamo completamente ignorata. Lo dicono i numeri, siamo gli unici che hanno fatto meno di 10 gol. È vero, ne abbiamo preso solo uno, però comunque altre squadre hanno anche altri numeri. E poi c'è sempre il solito discorso che nel calcio sull'1-0 il pericolo c'è sempre. Oggi per fortuna non l'abbiamo subito granché, anche se c'è stato quel minimo brivido nel finale col salvataggio di Carlos Augusto. Quindi va bene, mi porto a casa la vittoria, sicuramente questa è la cosa più importante di tutte e basta. Io comunque, a prescindere da tutto, fatico a prendermi tanto altro che non sia la vittoria e il clean sheet, come dicevo prima, e sicuramente qualche prova di qualche singolo. Io Simo, guarda, nel senso capisco il tuo punto di vista, mi piace che tu stai moderando molto di più quella che invece da parte mia io sono in questo momento piuttosto gasato nel rivedere l'Inter a 16 punti lassù tra le prime 4 in Europa, cioè io già solo pensare questa cosa dell'Inter che in questo momento è tra le prime 4 in Europa, cioè dall'altro lato adesso non ho visto che è successo, ma il Milan che batte il Girona 1-0 secondo me non si sta facendo tutti questi problemi di gioco, tra l'altro con un gol annullato al Girona da quello che mi hanno detto, tutto da capire, da rivedere. In questa partita tra l'altro ancora una volta due cose, sono stato sorpreso dal fatto che siamo andati in vantaggio al primo gol, al primo tiro sostanzialmente, e questa cosa già ha cambiato il piano partita ed è una cosa a cui non sono molto abituato, e il gol di Lautaro è un grandissimo gol, è davvero un grandissimo gol, quindi sottolineiamolo all'interno di una prestazione veramente enorme secondo me di Lautaro, o comunque molto molto importante di Lautaro Martinez. E poi sui singoli magari ci arriviamo, però sì, ti vedo, cioè non ti vedo molto acceso, cioè No, siamo, no. riparto sempre da un Inter che dicevamo, dai che col PSV Eindhoven, col Sì. Barcellona ci basta un punticino e prendevamo sui denti, e con questo ci basta un punticino e prendiamo sui denti, e noi qua oggi abbiamo rispettato qualsiasi tipo di pronostico, stiamo facendo un cammino da clamoroso, perché poi ci diciamo sempre ma con questo gioco non andiamo lontano, con questo gioco non andiamo lontano, con questo gioco noi comunque siamo ancora oggi la miglior squadra italiana in Champions, e in campionato potenzialmente possiamo prenderci il Napoli lì in vetta alla classifica, e c'è stata anche una gestione delle risorse. Hai rischiato qualcosina forse, perché il cambio che fai con Dumfries e Barella fuori dopo il gol annullato è un cambio un pochino rischioso, però lo stesso togli Dumfries e Barella, con Dumfries era ammonito, Barella era diffidato, alla prossima affronteremo un Monaco che dopo la vittoria di ieri verrà ad incontrarci con l'obiettivo di provare ad arrivare a 16 punti, perché anche il Monaco all'ultimo rischia di poter lottare per le prime 8 e all'Inter basta un punticino probabilmente per qualificarsi. E Frank mi dice ognuno ha la sua prospettiva, infatti ognuno la sta esprimendo, Frank, perché non posso esprimere la mia, scusa, potete esprimere solo quella arrabbiata, non lo so. No, no, Dimmi. ma infatti cioè, ci mancherebbe altro. La stagione dell'Inter finora è straordinaria e il percorso in Champions è straordinario. Non è che non voglio che passi il messaggio che io sia arrabbiato, assolutamente no. Tra l'altro sto vedendo proprio in questo istante gli ultimi minuti di un Bayern Monaco che perde 3-0 col Feyenoord. Prima il PSG ha segnato il quarto gol in casa contro il City.
quindi ci sono squadre anche ben più quotate di noi che sono messe ben peggio, quindi ci mancherebbe, non c'è nessun tipo di giudizio in questo senso. Il discorso di ricordare i tempi del PSV, sì, ok, però è anche vero che è una vita fa, cioè altrimenti non... Se il livello è quello, allora va bene letteralmente tutto, perché quello era una roba veramente brutta e dolorosa. No, l'unica cosa, ripeto, l'unico dettaglio, perché di questo si tratta, è che mi dispiace che l'Inter non abbia mai in tutte queste 7 partite cercato di fare qualcosina in più a livello di gol fatti, che bene o male ho visto fare a tante. La stessa Atalanta ieri fa 5 gol allo Sturm Graz, che è meno forte dello Sparta Praga, però secondo me l'Inter contro lo Sturm Graz non avrebbe fatto questa stessa cosa, tutto qui, perché è proprio l'approccio che abbiamo avuto in Champions fin dall'inizio, l'abbiamo visto, dai, è abbastanza evidente. Detto questo, va benissimo, ripeto, siamo lì, siamo quarti, ci mancherebbe pure che si facciano problemi. Poi alla fine delle 8 giornate tireremo il bilancio definitivo, ma ci sono ben 32 squadre che sono messe peggio di noi in questo momento, quindi, o quelle che sono, quindi... Sì, ma io infatti la vedo, cioè questa è una partita che ci mette veramente nelle condizioni ideali, ma io ripenso, cioè, anche le grandi Inter, non mi ricordo fare gironi dominanti, non lo so, secondo me c'è una gestione in corso dove paghiamo ancora una volta il fatto di sbagliare troppo in area di rigore, cioè, ecco, forse io la vedo così, Simo. Punto 1, risultato potentissimo, importantissimo, molto importante perché bisogna evitare di andare ai playoff per appesantire il calendario di febbraio. Quello che è un limite che abbiamo in campionato in Europa si fa sentire ancora di più. Cioè, questa Inter, secondo me, per caratteristiche, sbaglia e sbaglierà sempre tanto perché è costruita in un modo che ha bisogno di costruire tanto per arrivare al gol. E questo in Italia è un limite, ma comunque riusciamo a fare sempre quei 2, 3, 4 gol. In Champions è un limite che forse emerge un po' di più, perché creare, soprattutto in Europa, diventa più difficile, probabilmente. E questa è un po' la cosa che mi viene in mente. Leggo anche EC che scrive fatto 1-0 apposta, forza Inter. Quindi intendi che è stato proprio voluto questo 1-0. Saxophone che ringrazio, ci dice perché abbiamo smesso di attaccare. Simo, tu che ne dici? È stata proprio strategia, stanchezza? Che ti sei fatto? Sicuramente in parte anche stanchezza, però ripeto, se è dall'inizio della Champions che l'Inter approccia le partite così, c'è per forza anche strategia, perché abbiamo fatto 1-0 1000 volte, col Bayer Leverkusen se non prendi gol è un'altra partita di quel tipo lì, quindi a parte con la Stella Rossa è stata l'unica, tutte le altre bene o male sono state giocate così, quindi sicuramente c'è anche un po' di strategia. Franco Marelli, grazie Franco, vittoria importantissima, grande Lauti, spettacolare rimonta del PSG, in questo momento noi siamo agli ottavi, il City di Guardiola è fuori, assolutamente sì, rifacendo i calcoli come dicevamo con 17 punti l'Inter dovrebbe essere qualificata, quindi basterebbe un pareggio contro il Monaco in casa, ma l'Inter deve andare in campo per vincerla, anche per non farsi sorpassare dalle altre, perché non vogliamo farci superare né dall'Atalanta né tantomeno dal Milan in questo finale del girone. Simo, le prestazioni vuoi sottolineare qualcuno nei singoli? Lautaro Martinez su tutti, oltre al gol, secondo me. Sì, Lautaro è stato il migliore in assoluto e sono molto contento perché temevo fino a qualche settimana fa che la sua stagione potesse essere una di quelle stagioni complicate dove ti va tutto storto, dopo un'annata in cui invece era andato tutto per il meglio. Invece nelle ultime partite direi che i numeri lo certificano, ma anche le prestazioni ci stanno dicendo che Lautaro sta tornando e da qui in avanti quindi sarà fondamentale. La controparte della Tula, secondo me è stato il peggiore in campo, Thuram, ha fatto malissimo e fin dall'inizio, se ti ricordi, notavamo come fosse fuori partita, proprio come caratteristiche facevano fatica a coinvolgerlo e poi secondo me ha sbagliato anche tantissime scelte proprio nelle giocate, ma ci sta, cioè nessun problema, Thuram ne conosciamo il valore, non ci sono problemi. Su Aslani c'erano giustamente c'era tanta attenzione, secondo me partita da 6, nulla di trascendentale. Ancora bene De Vrij che continua a inanellare prestazioni top in questa stagione, bene anche Dumfries che aveva fatto gol, poi l'hanno annullato per fuorigioco millimetrico di Di Marco e basta, dai. Bene anche Sommer che ha fatto una parata, Esatto. doveva farla e l'ha Volevo, messa la manona.
Volevo segnalare Sommer perché comunque il suo apporto ce l'ha messo, assolutamente importante. E io aggiungo, mi è piaciuto a livello mentale, visto che è sempre sotto osservazione, l'impatto di Frattesi come ingresso in campo. I primi minuti soprattutto, poi un pochino meno preciso, però ci ha provato ad attaccare, è l'unico che una volta che ha la possibilità di andare al tiro tira davvero in porta, anziché provare sempre a scaricare, quindi mi è piaciuto l'impatto di Frattesi, e nel prepartita poi queste parole di ausilio sulla gente di Frattesi, vedremo se avrà risvolti di mercato nelle prossime ore, ed eventualmente ne riparleremo chiaramente con altri contenuti che vi porteremo sul nostro canale. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Chiudiamo qui la nostra clip. Tra una settimana si torna in campo contro il Monaco, come detto. Lo seguiremo sempre live qui su Passione Inter e nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.